Bentornati in Smoke King BBQ Experience. Nell'episodio di oggi prepareremo un pollo arrosto con il supporto beer can. Perché ho scelto questa cottura? Principalmente per due ragioni. La prima è che, essendo il pollo in piedi, riceverà la stessa temperatura da tutti i lati, il che permetterà una cottura molto più omogenea di tutta la sua carne. Il secondo motivo da non sottovalutare è che la birra, evaporando, non soltanto porterà dei sapori aggiuntivi all'interno delle carni, ma le manterrà allo stesso tempo umide, per cui il petto di pollo, che di solito tende a essere un po' più asciutto, resterà invece succoso e super delizioso. Per cui, senza esitazioni, sigla e iniziamo a preparare il pollo. Applichiamo un lieve strato di olio su tutta la superficie esterna del pollo. Questo permetterà l'adesione del rub. Facciamo lo stesso dal lato posteriore. Il wrap di oggi è un mix molto semplice di spezie, ve lo inserisco come al solito in descrizione nel caso vogliate utilizzare il mio wrap. Non dimentichiamoci di applicare il rub anche sul fianco del pollo. Benissimo, adesso che ho applicato il rub su tutta la superficie esterna del pollo, gli lascio un attimo, un momento, così che il rub diventi ben fermo sulla superficie esterna. Non voglio che cada durante la cottura. Per cui intanto che aspetto che il rub diventi ben fermo, mi metto avanti e inizio a preriscaldare il kettle per la cottura media in diretta. Riempiamo dunque i basket della Weber con i carboni. Collochiamo dunque i due basket ai due estremi. Mettiamo a centro un tray per la raccolta dei succhi che potrebbero cadere. Riposizioniamo la griglia. Chiudiamo il coperchio e settiamo le ventole a 1/4. Benissimo, adesso che il kettle è predisposto per la cottura a temperatura media in diretta, continuiamo con la preparazione del pollo. Il momento di posizionare il pollo nel supporto apposito per la cottura del pollo beer can. Il bello di questo supporto è che si può rimuovere il beer can e può essere utilizzato anche solo per la cottura delle verdure. Metto della birra all'interno del contenitore, un bicchiere è più che sufficiente. A me piace impreziosirlo con del rosmarino fresco che ho tagliato dal mio giardino.
Se vi è rimasto il rub, anche questo può essere inserito all'interno del beer can per del sapore aggiuntivo. Posizioniamo dunque il pollo. Di solito la stessa pelle potrebbe funzionare bene da tappo. Io di solito aggiungo anche un pezzo di alluminio, una pallina di alluminio, in modo che i vapori non scappino da nessuna parte. Un super pollo non può che non essere accompagnato da delle verdure. Io ho tagliato delle carote, delle cipolle e delle patate. Per monitorare la temperatura utilizzerò il mio probe della Meater e lo inserirò all'interno del petto. Posizioniamo dunque il pollo nell'apposito foro GBS e chiudiamo il coperchio. Perfetto, a questo punto non ci resta che monitorare con l'app apposita, per cui prendo il mio telefono, apro l'app e ovviamente devo selezionare il numero 1. A questo punto imposterò la cottura, siamo pollame, è un pollo intero. Lui suggerisce 74, ma io preferisco una temperatura di 77 come temperatura interna. Perfetto. A questo punto non ci resta che attendere che la temperatura interna raggiunga la temperatura target, in questo caso i 77 gradi. La stessa applicazione ci indicherà quando il pollo sarà pronto per essere rimosso. Vediamo come è venuto il nostro polletto. Che spettacolo! Rimuoviamolo, sarà un po' caldo, qui attenzione. Il momento che tutti aspettavamo, vediamo come è venuto. Togliamo il probe. Muoviamo l'alluminio. Io uso un trinciapollo per comodità. Seguo la colonna vertebrale per aprirlo in due. Prima cosa che noto è che è molto succoso. Super morbido e super succoso. Io tendo a esagerare quando assaggio, ma questo è tremendo. Non so se siete riusciti a sentire la croccantezza della pelle. Io me la sto ancora gustando. Il pollo super soffice, super idratato. Un altro must try. Se questo video ti è piaciuto, considera mettere un like e iscriverti a questo canale. E fino alla prossima, griglia con passione.